tutti, benvenuti in questo nuovo video e oggi video aggiornamento finalmente sulla my life, sulla mia vita bellissima, e preparatevi perché oggi sarà un video pieno di intrighi e di tradimenti che furono affrontati con indomito coraggio da colui che solo poteva cambiare il mondo veramente. E infatti in questo video volevo un po' raccontarvi un po' di cose succulente, succulose sul mio appunto licenziamento, che vi ho raccontato forse un anno fa ormai, perché il mio canale era ancora in inglese, comunque insomma tanto tempo fa. E poi volevo anche farvi vedere la mia agenzia nuova, che è una figata ragazzi, è veramente una figata, poi la vedrete in delle immagini e ho fatto un piccolo vlog. Insomma, incominciamo! E incominciamo un po' a spiegare i motivi del mio licenziamento, no? Che voi tutti state aspettando. Fondamentalmente io fino a appunto un paio di anni fa, ma non mi ricordo esattamente, ero in questa agenzia molto conosciuta nell'ambiente, perché era appunto la prima agenzia che appunto conteneva tutte le star, insomma le persone che andavano in televisione straniere in Corea. Quindi insomma come agenzia era abbastanza importante, solo che era nuova. Insomma il business degli stranieri in televisione non è una cosa che è molto come si dice, antica, che insomma che c'è da tanto tempo in Corea. Cosa accade? Quando si va a rinnovare il contratto, praticamente fanno dei controlli, giustamente. Durante uno di questi controlli salta fuori che fondamentalmente la mia agenzia non ha pagato le tasse, insomma senza starvi qui a annoiare in cose burocratiche. Fondamentalmente la mia agenzia non ha pagato le tasse come si doveva fare, e quindi io sono finito nei Katsussi Matsussis e ho preso una multa che praticamente era tutto quello che avevo guadagnato l'anno prima. Siccome io sono finito nei Katsussi Matsussis e non l'agenzia, non si capisce perché, l'agenzia giustamente ha detto: ma che faccio? Io tengo questo tizio qua nella mia agenzia? E no, perché poi giustamente quando doveva andare a fare il rinnovo del visto di altra gente poi sarebbe finita di nuovo nei casinis, e quindi ha imparato i suoi errori, ha capito che deve pagare le tasse in un certo modo grazie a me, però a me ha detto: sai una cosa? Ciao bello, puoi anche andartene. E io sono finito sotto una strada, sotto i ponti. Ho deciso di prendermi un po' di tempo per trovare una nuova agenzia. Vado in Italia, faccio un working holiday visa che dura circa un anno. Questo è un visto che potete fare anche voi per stare in Corea circa un anno e fare dei lavorettini part time, robine così. Io l'ho preso insomma come anno sabbatico per lavorare sul mio canale YouTube, ma soprattutto per trovare un'agenzia nuova. In questi anni non si capisce perché, ma le agenzie per modelli, attori stranieri hanno questo trend nuovo, è praticamente ti ciulo i soldi e non faccio nulla per te. Questo accade perché ci sono così tanti stranieri ormai che loro sanno che la persona straniera, lo straniero insomma, ha bisogno di un visto per restare in Corea, e quindi se ne approfittano. Mi offrivano un contratto del tipo: io ti prendo il 50% da qualsiasi lavoro che tu faccia. E ciò non vuol dire che loro ti trovano un lavoro e tu ti prendi solo il 50% e loro il 50%. No, da ogni singolo tuo lavoro loro si prendono il 50%. Fondamentalmente, detto in parole povere, fanno un cazzus e si prendono i soldi passivamente. Stavo quasi per give upare e tornare in Italia, perché sinceramente a me di regalare soldi alla gente non me va, e sento che una mia amica ha preso un visto da youtuber in Corea. Questa mia amica ha tipo 200.000 o 300.000 iscritti insomma, però ho detto vabbè, posso impegnarmi un po' di più sul mio canale YouTube e magari insomma posso riuscire a prendere un visto da youtuber. Insomma, sapete che per me YouTube è una passione, però se diventa l'unico modo per avere un visto, sinceramente io lo prendo, anche perché in Corea ci voglio stare, mi piace, ci sto da 6 anni, non mi sento ancora pronto per andarmene. Vado a fare un meeting con questa agenzia che è la CJ Entertainment, che è un'agenzia gigantissima in Corea, e gli dico insomma: ho sentito che questa persona ha un visto con voi, insomma come funziona, quanti iscritti devo avere. E loro incredibilmente, proprio una roba che mi ha sconvolto la vita, mi fanno: no, ma possiamo dartelo anche a te. What the fuck? Che cosa sta succedendo? Com'è possibile? Il mio canale è minuscolo. Penso che siano riusciti a darmelo perché il mio canale, insomma, in Italia
correggetemi se sbaglio, penso sia il più grande canale in Italia che parli insomma della Corea così, quindi insomma a loro fa anche comodo avere una persona che li fa da tramite con l'Italia, quindi insomma in questo sono stato molto fortunato, e soprattutto posso dire che ora ho un visto lavorativo che è sempre lo stesso che avevo prima, quindi non è che ho un visto da youtuber ma posso fare solo YouTube, posso fare tutte le cose nel campo dello spettacolo, e ho ottenuto questo visto, cioè il permesso di stare in Corea grazie a voi. Quindi ragazzi, cioè, ci pensate che io ho cominciato YouTube per scherzo, cioè non per scherzo ma per insomma fare così un po' le cose frizzicarelle, e in realtà ora mi ha salvato proprio il popotto, perché sono in Corea grazie a YouTube e grazie a voi in realtà, perché io che ci ho fatto, il massimo che ho fatto io è tipo fare un po' il pirla davanti alla telecamera, ma niente di che, quindi insomma grazie ragazzi, veramente se tutto questo, se questa coperta giallo schifo è ancora qui, è grazie a voi. Volevo anche farvi vedere la mia agenzia, che insomma l'avete vista un pochino nei miei Instagram stories, magari no, nelle mie Instagram stories, ma so che tanti di voi non mi seguono su Instagram, quindi prima di tutto perché non mi segui su Instagram, tu che non mi stai seguendo su Instagram, comunque ve la faccio vedere qui. Insomma ho fatto un piccolo meeting, dovevo fare delle cose e soprattutto mi hanno dato un sacco di roba che non ho ancora potuto aprire perché sono andato tipo 2 settimane fa e questo video lo sto girando oggi e io voglio aprirle perché mi servono queste cose. Quindi insomma ora vi lascio al video, al vlog sulla mia nuova agenzia, e vedrete che è abbastanza una figata, e poi vi faccio vedere un po' di robe che ho preso. Potete vedere il palazzo della mia agenzia, è proprio una robina piccolina proprio. Mi sono messa a 90 per fare sta inquadratura, ma che mal di schiena. Vi devo far vedere una cosa, praticamente serve un documento per prendere la chiave, insomma la tessera per entrare dentro negli uffici, e io di solito porto solamente dietro la mia patente di quando avevo 18 anni. Cos'è sta roba? Mi pigliano sempre per il culo, sto sempre a ridere ogni volta perché vedono sta foto, poi vedono me nella vita reale e non lo so. Comunque non mi sono rifatto ragazzi, giuro. Guardate il lusso di questi uffici, cioè veramente. Devo far vedere una tecnologia estrema ragazzi, una figata. Praticamente tu premi qua il piano a cui vuoi andare e ti dice il numero dell'ascensore. In questo caso E. Dov'è E? Ah, questo qua. Hai capito? E sa già che piano voglio andare. Ok, adesso entro e basta che praticamente chiudo la porta e sta già il piano ragazzi. Alle pareti si vedono dei drama a caso, degli youtuber a caso e altri drama a caso. E qui c'è, che è sta roba? Non lo so, è una sboronata come al solito. Ma è touchscreen? No, no, è solamente uno schermo così. Bene, l'ho sporcato. Vabbè raga, sto arrivando, sto aspettando che qualcuno mi venga a prendere. Nel frattempo trema tutto. Nel frattempo non so se posso riprendere qua perché vedo un casino di gente, secondo me si incacchiano se li riprendo. No, a me stanno guardando male che sto parlando da solo. Comunque, perché sono diventato buio? La vista almeno è figa ragazzi, qui è molto alto, siamo ai piani alti come i veri ricchi, solo che non abbiamo gli alberi di Natale qua, non capisco perché. Questa è una zona con gli iPad che non capisco a cosa serva, ma fa molto figo insomma. Quindi ragazzi, non sapete che figata è appena accaduta, praticamente c'è una zona qui che vi faccio vedere, praticamente si chiama Reward Zone e mi hanno detto che posso prendere della roba da portare a casa gratis. Ragazzi, non farò soldi da YouTube ma almeno mi regalano qualcosa. Vediamo, qui c'è l'area con i giochi, dei pampini, non prenderò niente da qua sicuramente, però ci sono le beauty blender. Cos'è? Blotterazzi, ma che è? Beh, ne prenderò una. No vabbè, ci sta il super liquidator, ma io lo voglio sta cosa. Non so cosa me ne faccio ma lo voglio. Ma è la versione Mazinga del super liquidator. È gigante, guardate in confronto alla mia mano. Mi sono visto un po' attorno e c'è della roba che tipo già uso della mia vita reale, quindi potrei tipo rifornirmi di quella roba o provare robe nuove. Non lo so. Adesso capiamo. Va bene ragazzi, io apro un canale per bambini, cioè io voglio questa cosa. Ma ce l'avevo, era tipo il Cucci Dog. Non parla? Parla? Niente, neanche i cani finti mi vogliono bene. Hanno anche tipo i ramen, tutte quelle cose per cucinare, le scatolette di tonno, ma che bello stare qua. Ragazzi, c'hanno dei computer che sembrano dei Mazinga. Che è sta roba? Che ti fa sto coso? Ti fa pure il caffè. Bene ragazzi, ho un assistente qui con me per aiutarmi. È arrivato il momento di scegliere cose. Vediamo cosa c'è qui, cosa ci propongono. Ho svaligiato mezzo negozio, tutto bene. Bene, lui mi ha aiutato a fare i danni, a fare shopping. Guardate che carino, è fidanzato. He has a girlfriend, ok?
I know what you're thinking. No, don't do that. No, ferme. Say something in Italian. Go. No. I have no Italian What? language base. Like the very basic, like hello, my name. No. Oh no. Pizza. Pizza. Okay, do you like Italian pizza or Korean pizza better? I love Italian pizza better. Korean pizza is too like sweet. Okay, everyone would love you right now. But you know, I like pineapple on pizza sometimes. Shh. They know that. They hate me for that. I mean, like, how can you like put pineapples on I pizza? lived 6 years in Korea, you know. I got the worst comment every time I say that I like pineapple on pizza. I get all That's a shocker right there. all the haters are like, you're a disgrace for Italy. Stay in Korea, don't come back to our country. I mean, you're right, but I still like it. Ciao Cecilia. Cosa vuoi nella vita? Guarda cosa ti ho portato il regalo. Ti ho portato il regalo. Non è quello che usi tu? Sì, certo. Ah, Quella è una nuova collezione. ti penso. Sono un bravo roommate a volte. Oh. Sempre! Qua c'è scritto pinkish grapefruit, detto proprio grapefruit. Grapefruit. Quindi il colore è pinkish grapefruit. E incominciamo ragazzi, guardate, ho un sacchettone pienissimo di roba. Questo già lo conoscete fin troppo, se non sapete cos'è guardate il video dei preferiti, ve lo lascio qua. Questo ragazzi è un manna dal cielo, non so il brand, COSRX, comunque tutte le cose ve le lascio qua sotto, tutti i nomi almeno, se non il link Amazon comunque almeno i nomi ve li lascio qua sotto. E questi praticamente sono dei toner ma fatti a dischetto, sono già imbevuti, quindi i giorni in cui sono particolarmente lazy, il che è tipo un giorno sì e l'altro pure, praticamente al posto che mettere il toner nel dischetto e fare gnanga mia bababa, prendo questi che sono già imbevuti, Minimal House, sì, e questi praticamente sono appunto peeling chimico ma che si fa semplicemente scivolando questa salvietta sul viso al posto che farsi la mega sbatta di 80 minuti con questa roba che per carità de Dios funziona da Dio e ve la continuo a consigliare, solamente che io non c'ho sbatta la maggior parte del tempo, quindi spero che questo funzioni e vi farò sapere perché questo non l'ho provato. Ragazzi, la Beauty Blender in Corea finalmente è arrivata da non tantissimo, un anno o due, è l'unica spugnetta che non è una roccia in viso per me. Costerà tantissimo? Assolutamente sì, però vale la pena secondo me. Ovviamente ho preso maschere di Natural Republic, penso siano queste. Sapete che io faccio maschere praticamente, non dico ogni giorno, ma spessissimo, e sono le cose che mi salvano di più la pelle. Continuerò a dirvelo ragazzi, le maschere sono importantissime. Ma che bello parlare così a sillabe. Comunque queste sono alla vitamina C, al mecadossodisiore, madecassoiside, vabbè insomma deve essere una cosa figa, e poi all'acido ialuronico che sapete che insomma per noi vecchietti serve a togliere un po' le rughe. Ho anche preso questo che a quanto pare è un super trend in Corea. Io avevo bisogno di un contorno occhi che ho finito e mi hanno detto ma cosa fai il contorno occhi? Al giorno d'oggi c'è l'Everything Balm e praticamente è un balsamo che tu ti puoi mettere su tutta la faccia, penso tutto il corpo, e mi hanno detto che adesso le make-up guru coreane usano questo balm sotto gli occhi al posto che la crema per gli occhi, quindi vi farò sapere su magari Instagram se funziona o no, così posso fare l'Instagram Stories. Grazie al cielo ho preso un make-up fixer, di solito uso quello di Urban Decay, l'All Nighter, che mi trovo benissimo. Vabbè basta, ormai da quando ho fatto il video sulla grammatica italiana ogni cosa che sbaglio voglio correggermi perché ho l'ansia che mi correggete qua sotto. Comunque questo è un make-up fixer, spero sia buono, dicono che sia molto buono. Bene. Ho anche preso una cleansing foam. La cleansing foam ragazzi ve l'ho già detto nel video della skincare, ma è fondamentalissima nella vita umana di una persona, perché praticamente è la roba che ti pulisce tutto il viso. E io ho finito quella che stavo usando, che era quella della Kiehl's, che costa un sacco e tra l'altro non mi fa impazzire. Spero che questa sia meglio, è tutta naturale almeno da quello che c'è scritto, poi devo controllare gli ingredienti. Un toothpaste della Natural Republic, toothpaste come si dice, dentifricio della Natural Republic. Evidentemente quel giorno lì mi puzzava un po' l'alito, ho detto tieni, perché questo non l'ho scelto io, l'unica cosa che non ho scelto io, quindi grazie, mi laverò più spesso i denti, ho percepito il messaggio.
Questo era tutto per questo video, spero di aver chiarito un po' la mia situazione, la mia situation legale con i visti, con la mia agenzia, quelle cose. Spero che la mia agenzia vi sia piaciuta, insomma il mio video vi sia piaciuto, che le cose che vi ho fatto vedere vi siano interessate. Questo finale è molto speranzoso, spero veramente un sacco di cose. Se volete offrirmi un caffè c'è il link di Ko-fi qua sotto, potete seguirmi su Instagram e Facebook e noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara, ciao! Sapete che questa cosa non la sanno fare i coreani? È una cosa nostra a quanto pare. Cioè impazziscono, quando gliela faccio vedere, impazziscono, proprio dicono ma cos'è, una magia? È vero. Plum plum car, plum 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 plum.